Buongiorno a tutti, io sono Manuela Cadeddu e questo è il secondo episodio del podcast Professione Project Manager. Tema principale del podcast di oggi riguarda la certificazione PMP e parte dalla domanda delle domande per chi si approccia allo studio della certificazione: come superare l'esame PMP al primo tentativo e in poco tempo. La certificazione PMP, Project Management Professional, è l'esame riconosciuto a livello internazionale che attesta l'esperienza e le conoscenze del candidato o della candidata nella disciplina del project management. È erogata dal PMI, che è un organismo internazionale fondato nel 1969 con lo scopo di sviluppare le conoscenze e gli standard di gestione dei progetti. Il possesso della certificazione offre quindi un valore sotto forma di credibilità professionale, conoscenza tecnico-scientifica approfondita della materia e garanzia di eccellenza. Secondo il più recente sondaggio sulle retribuzioni di project management condotto dal PMI, lo stipendio medio per i titolari di una certificazione PMP negli Stati Uniti è del 25% superiore a quello di coloro che non possiedono la certificazione. Questo è un sondaggio condotto nel 2017 in 36 paesi. La media si mantiene più o meno a pari al 25% come negli Stati Uniti, ma ci sono alcuni paesi che si distinguono, come per esempio il Sudafrica, dove questa retribuzione è del 58% superiore rispetto a chi non possiede la certificazione, e l'India, dove è superiore per il 36%. I benefici in termini salariali crescono nel corso del tempo se viene mantenuta valida la certificazione. Per mantenere valida la certificazione PMP è necessario acquisire 60 PDU ogni 3 anni. PDU è l'acronimo che sta per Professional Development Units. Le PDU si acquisiscono mediante corsi di aggiornamento, webinar, seminari, eventi di formazione erogati da scuole, centri o chapter autorizzati dal PMI. Il project management si evolve continuamente e a breve sarà disponibile una nuova versione della guida al PMBOK. Attualmente è in vigore la versione 6, quindi tutti noi attendiamo di conoscere i contenuti della versione 7. Le anticipazioni dicono che il libro conterrà lo standard aggiornato e la nuova guida al PMBOK. I contenuti non saranno più suddivisi in 10 aree di conoscenza, bensì in 3 domini: People, Process, Business Environment. Approfondiremo i contenuti di questa nuova versione quando sarà resa ufficialmente disponibile. Oggi ci concentriamo sui contenuti del nuovo esame. Dal 2 gennaio l'esame è stato rinnovato nei contenuti e nelle modalità. Per quanto riguarda i contenuti, sono stati suddivisi in 3 domini: People, Process, Business Environment. Questi contenuti sono stati affrontati secondo 3 approcci: predittivo, agile, ibrido. Inoltre, per quanto riguarda le tipologie di domande, non esiste più la sola tipologia a risposta multipla, bensì 4 tipologie che affronteremo meglio nel seguito. Chi affronta lo studio della certificazione spesso è un professionista o una professionista che ha poco tempo a disposizione. Quindi vediamo alcuni consigli utili per affrontare e superare l'esame in breve tempo. Partiamo dalla domanda: chi può sostenere l'esame PMP? Possono presentare domanda al PMI per ottenere la certificazione PMP 2 tipologie di profili. Profilo A: è in possesso di laurea, ha 36 mesi di esperienza come project manager, ha conseguito la certificazione CAPM o ha seguito 35 ore di corso PMP. Il profilo B: è in possesso di diploma,
ha maturato 60 mesi di esperienza come project manager, possiede la certificazione CAPM o ha seguito un corso di 35 ore PMP. Chi non appartiene a uno di questi profili può conseguire la certificazione Certified Associate in Project Management, che ha come prerequisiti il diploma e un corso di Project Management per un totale di 23 ore. Vediamo ora il PMP in 5 mosse, quindi 5 consigli che permettono a qualunque candidato di raggiungere l'obiettivo al primo tentativo e in poco tempo. Innanzitutto, frequentare un corso PMP accreditato dal PMI. L'abbiamo già detto, servono almeno 35 ore di corso. Secondo, inviare la candidatura d'esame al PMI. Terzo, studiare i contenuti del corso, possibilmente da un unico libro per non disperdere troppo le energie. Quarto, esercitarsi con i test d'esame. Quinto, superare l'esame e festeggiare. Step 1. Frequenta un corso PMP accreditato PMI. Ci sono ottimi corsi in presenza oppure online che è possibile frequentare per conseguire le 35 contact hours necessarie per poter presentare la propria candidatura al PMI. Molti corsi in presenza hanno traslocato online a causa della pandemia e sono disponibili secondo 2 modalità: dal vivo in specifiche giornate oppure on demand, per cui è possibile leggere il materiale messo a disposizione o vedere le video lezioni quando si ha del tempo disponibile da dedicare allo studio. Vediamo solo alcuni di questi corsi. Partiamo dal corso autorizzato PMI e disponibile sul sito ufficiale dell'organizzazione. Ha un costo di circa $699 ed è possibile acquistarlo sul sito del PMI. Ci sono poi dei corsi erogati dai training partner autorizzati PMI. Sul sito dell'organizzazione è presente una lista completa dove compaiono anche istituzioni italiane importanti, tra cui la LUIS e la Bocconi. Ci sono poi dei corsi disponibili su piattaforme come RMC, Prepcast, Velocitich oppure Udemy. In particolare su Udemy è presente il corso PMP Exam Prep Seminar di Joseph Phillips. È un corso in inglese con sottotitoli in varie lingue, tra cui l'italiano, ha un costo di circa €130, ma periodicamente viene venduto con delle promozioni a un costo decisamente inferiore. Ci sono poi quelli erogati da aziende di consulenza come ACT Point e il corso è quello di Antonio Marino. L'ingegner Marino è un project manager professionista, è stato il primo in Italia a conseguire la certificazione Agile e il suo modo di insegnare è coinvolgente e accattivante e le sue lezioni non sono mai noiose. Per prepararmi all'esame ho frequentato questo corso e ricordo ancora concetti ed esempi portati in aula dall'ingegner Marino, segno che il suo metodo di insegnamento è molto efficace. Qualunque sia la vostra scelta, assicuratevi che vi rilascino il certificato valido per potervi candidare all'esame. Secondo punto, inviare la candidatura d'esame al PMI. Nella pagina del PMI How to Apply for the PMP potete scaricare delle guide in PDF che vi spiegano come compilare la candidatura d'esame. Una volta inviata via mail la richiesta, un sistema potrebbe selezionarvi in modo random, quindi casuale, per essere sottoposti ad audit. In quel caso vi sarà richiesto di inviare in forma cartacea all'ufficio PMI negli Stati Uniti la documentazione cartacea riguardante i vostri certificati scolastici, quindi diploma o laurea a seconda del profilo a cui appartenete, il certificato del corso PMP
e la documentazione descrittiva sui vostri progetti firmata dal vostro tutor, ovvero un cliente, un collega, un responsabile che attesti la vostra esperienza nei progetti che inviate in fase di candidatura. In realtà quest'ultima parte, quindi la documentazione descrittiva dei vostri progetti, l'avete precedentemente inviata anche per email. In questo caso vi verrà richiesto di inviarla anche in forma cartacea con la firma del vostro mentore, del vostro tutor. Una volta ricevuto il materiale, il PMI inizia la fase di audit, che in genere dura non più di 7 giorni lavorativi. Però è bene tenere a mente questi tempi in ottica di pianificazione dell'esame. Quindi sappiate che una volta che inviate la candidatura potrebbe trascorrere questo tempo di 7-15 giorni dovuto a invio del materiale, tempi per la consegna della posta e poi tempi per l'audit. Step 3. Studiare i contenuti del corso. Come dicevamo all'inizio, la guida al PMBOK 7 è in fase di preparazione. In questo momento, quindi, il riferimento da utilizzare è la guida al PMBOK 6, disponibile in formato cartaceo nelle librerie online e in formato elettronico per i soci sul sito del PMI. La guida è tradotta in 11 lingue, tra cui l'italiano, e integra l'Agile Practice Guide. Per poterla scaricare gratuitamente dal sito del PMI è necessario associarsi a un costo di $139. Essere membri del PMI offre diversi vantaggi. Consente di avere accesso a tutti gli standard sempre aggiornati, avere uno sconto sul costo delle varie certificazioni, poter seguire webinar di aggiornamento gratuito oppure a un prezzo ridotto rispetto ai non associati, ma soprattutto consente di far parte di una community che si estende in tutto il mondo. In attesa del PMBOK 7 è indispensabile consultare la guida 2021 all'esame, disponibile sul sito del PMI in varie lingue, tra cui l'italiano, che indica la percentuale di domande per ciascuna area di conoscenza. People 42% di domande, Process 50% di domande, Business Environment 8% di domande. Sono tantissimi i testi che si possono consultare per approfondire gli argomenti d'esame. Volendo citare alcuni titoli, abbiamo di Antonio Marino Guida all'acquisizione delle credenziali PMP. È un testo in italiano, è molto ben scritto, i contenuti sono completi, quindi copre tutto ciò che bisogna sapere sull'esame di certificazione PMP. Al suo interno non sono presenti test o esercizi che però possono essere trovati sul sito di ACT Point andando a abbonarsi al simulatore PM Test. Un altro testo in italiano di Mattinati Caccamese, professione project manager, edito da Franco Angeli. È un testo molto ben scritto, chiaro, che esiste da anni e viene periodicamente aggiornato con la nuova versione del PMBOK. Un testo che è in inglese ed è una lettura consigliata ai meno esperti si intitola Head First PMP di Green Stillman. È un testo molto piacevole da leggere dove sono presenti diversi casi d'esempio e dei disegni in forma fumettistica, quindi è anche accattivante da leggere, però non è adeguato per affrontare con sicurezza l'esame. Quindi va bene come lettura iniziale oppure come lettura per i meno esperti, ma va poi approfondito.
con un altro testo oppure con la guida al PMBOK. Un altro testo ormai consolidato è PMP Exam Prep di Rita Mulcahy. Lei è una professionista che purtroppo è venuta a mancare ormai più di 10 anni fa. La sua storia è molto curiosa. Lei affrontò l'esame di certificazione PMP e dopo averlo superato decise di scrivere il primo testo guida all'esame PMP perché si rese conto che non c'era un testo di riferimento che preparasse i candidati ad affrontare l'esame. Come dicevamo, purtroppo è venuta a mancare circa 10 anni fa, però la sua società continua a operare e a organizzare dei corsi nelle varie discipline di project management. Ultimo testo, ma non ultimo certo per importanza perché è veramente un testo efficace dove i contenuti sono ben presentati e soprattutto vengono posti in evidenza quelli che sono i temi principali dell'esame e quindi i punti sui quali focalizzarsi. È il testo di Andy Crow della società Velocitich e si intitola The PMP Exam How to Pass on Your First Try. Consigliatissimo. Step 4. Esercitati con i test d'esame. L'esame prevede 180 domande e ha una durata di 230 minuti, inframmezzato da 2 pause, ciascuna di 10 minuti. Esercitarsi in intere sessioni d'esame è un ottimo allenamento e serve a gestire tempo, energie e stress durante l'intero arco di tempo d'esame. Consigliatissimo perché molto simile nei contenuti all'esame reale è il simulatore Prepcast, disponibile con una licenza di 90 giorni, eventualmente rinnovabile, a un costo di poco meno di $150. Altro strumento è il PM Test, sviluppato da CT Point. Anche questo è disponibile con vari piani di abbonamento. Ci sono poi numerose risorse online gratuite, utili soprattutto nella fase iniziale dello studio, quando ancora non ci si sente pronti per una simulazione d'esame. Tra queste OpenPM, Master of Project Academy o Simpler Learn. Sono inoltre disponibili diverse applicazioni per smartphone che sono un ottimo strumento di ripasso ed esercizio. Tra queste PMP Certification Exam, PMP Exam Prep e tante altre. Cercate sul vostro Play Store quella che vi piace di più. Step 5. Superare l'esame. È possibile prenotare l'esame dal sito web del PMI, scegliendo la modalità in presenza presso uno dei centri accreditati Pearson VUE, in Italia ce ne sono a Roma e Milano, oppure la modalità online. La prima forma, quella in presenza, ha il vantaggio di disporre di assistenza immediata in caso di problemi, di avere a disposizione un PC e una connessione internet adeguati e di poter utilizzare carta e penna forniti dal centro d'esame per poter effettuare piccoli calcoli. Di contro, il numero di postazioni disponibili è ridotto e quindi bisogna prenotare con molto anticipo. Inoltre non sempre si ha il silenzio ideale per una concentrazione ottimale. Spesso infatti i nostri vicini di postazione potrebbero essere impegnati in certificazioni che richiedono di interagire parlando o scrivendo su tastiere a volte rumorose. In qual caso potrete chiedere di fornirvi dei tappi per le orecchie, ma vi posso assicurare che non sono del tutto risolutivi. La modalità da remoto permette di scegliere un ambiente d'esame ideale, come per esempio la propria casa, dove si può stare tranquilli e non avere interruzioni per circa 4 ore continuative, ma richiede un PC con webcam e una connessione affidabile.
Inoltre non è possibile utilizzare carta e penna, ma solo una lavagna elettronica. Sul sito del PMI e sul sito di Pearson VUE è disponibile un simulatore di lavagna elettronica con cui prendere confidenza con tutte le sue funzionalità. L'esame è suddiviso in 3 parti, con 2 pause opzionali di 10 minuti ciascuna ogni 60 domande. Una volta inviata ciascuna sessione, non è possibile rivedere le domande d'esame già inviate per eventuali correzioni. Al termine di ciascuna pausa è possibile riprendere l'esame da dove si è lasciato. Ma attenzione, perché un ritardo di oltre 10 minuti nel riprendere posto comporta il termine dell'esame. È possibile prenotare l'esame scegliendo tra diverse lingue, tra cui l'italiano. La versione in inglese comparirà in ogni caso in una parte dello schermo, solitamente in basso. L'esame PMP propone quesiti di tipo situazionale, quindi casi di progetto, e 4 tipologie di domande. Il primo tipo è denominato Matching Drag and Drop. 2 colonne con elementi da abbinare e una colonna centrale dove trascinare il singolo elemento di sinistra con il suo corrispondente di destra, secondo quanto richiesto dalla domanda. Ci sono poi le domande a risposta multipla. Si tratta della classica domanda che permette di scegliere tra 4 possibili risposte. Il quesito è di tipo situazionale, come dicevamo, descrive quindi un caso di progetto per il quale bisogna indicare la migliore scelta tra quelle presenti come possibili risposte. Una novità introdotta nell'esame del 2021 riguarda le domande che richiedono di compilare degli spazi bianchi. Il PMI non ha ancora spiegato ufficialmente come dovrebbero funzionare questo tipo di domande. Un esempio potrebbe essere questo. A project is spazio bianco with a beginning and an end. It creates spazio bianco product service result. Quindi il candidato o la candidata dovrà riempire gli spazi bianchi con temporary endeavor nella prima frase e unique nella seconda frase. Quindi la frase completa sarà: A project is a temporary endeavor with a beginning and an end. It creates a unique product, service or result. L'ultima tipologia è quella denominata hotspot. Sono domande in cui viene chiesto di interagire con dei grafici, solitamente scegliendo tra opzioni che richiedono semplici calcoli. Per impratichirvi con queste 4 tipologie di domande, potreste provare Free PMP Exam Simulator in modo gratuito per 7 giorni. Si tratta del simulatore gratuito di PrepCast. Consiglio finale: affrontate l'esame come un progetto. Pianificate il vostro studio in modo che ci sia continuità e, se possibile, formate dei gruppi di studio per avere supporto durante la preparazione. Non dimenticate il ruolo dei chapter PMI, che offrono corsi, seminari e webinar utili alla professione e allo studio dei contenuti dello standard, oltre ad offrire una community di esperti del settore. In Italia ci sono 3 chapter, suddivisi per aree territoriali, ma potete scegliere quella che preferite indipendentemente da dove vivete o lavorate, senza dimenticare che è possibile iscriversi a più chapter contemporaneamente. Non sottovalutate poi l'aspetto social. In particolare, vi consiglio di seguire il gruppo LinkedIn I Want to be a PMP. Al termine, quando avrete finalmente superato l'esame, non dimenticate la cosa più importante: festeggiare. Vediamo ora i prossimi appuntamenti di Project Management per la prima metà di aprile. L'8 alle 13:30 il NIC ha organizzato un webinar dal titolo
Business Development al lavoro attraverso il Growth Hacking. Sempre l'8, però alle 18, c'era una volta il team, diranno i miei amici project manager, e invece era solo un hashtag virtuale. Il tema è come cambia la gestione dei progetti con l'esplosione dell'intelligenza artificiale, della realtà aumentata, delle stampanti 3D, dei traduttori automatici e dei racconti. La partecipazione all'evento è riservata ai soci del PMI Central Italy. Il 13 alle 18:30 per il ciclo Il Project Management secondo noi, il CIC Central Italy Chapter organizza un incontro con Ericsson. La partecipazione all'evento è aperta a tutti con prenotazione sul sito del CIC. Il 15 alle 18 sarà la volta del webinar Team Coaching, scontri, confronti e incontri. La partecipazione all'evento è riservata ai soci del PMI Central Italy. Per chi ha dimestichezza con lo spagnolo, il PMI Madrid Chapter organizza per il 7 aprile alle 18 una tavola rotonda sul nuovo PMBOK 7. La partecipazione all'evento è aperta a tutti con registrazione sul sito del Chapter di Madrid. La conversazione tra esperti spagnoli del settore sarà in lingua spagnola. Il 25 marzo si è tenuto il primo della serie di eventi virtuali del 2021 organizzati dal PMI, denominato PM Expo, dove si è parlato di strategia del cambiamento, soprattutto in tempi di pandemia, di team virtuali e di resilienza. Per chi l'avesse perso è possibile recuperare le sessioni in modalità on demand sul sito projectmanagement.com, effettuando l'accesso con le credenziali del PMI. Con quest'ultimo appuntamento si è concluso il secondo podcast di Professione Project Manager. Il prossimo appuntamento è per il 15 aprile.